Benvenuto in Esercita l'italiano con le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. C'era una volta, quando i desideri potevano ancora avverarsi, un re con molte belle figlie, ma la più giovane era così incantevole che anche il sole, che aveva visto tanto, rimaneva stupito ogni volta che splendeva sul suo viso. Vicino al castello del re c'era un grande bosco scuro e nel bosco, sotto un vecchio tiglio, c'era un pozzo. Nei giorni caldi, la principessa si recava nel bosco, si sedeva accanto al fresco pozzo e, quando si annoiava, prendeva una palla d'oro, la lanciava in alto e la riprendeva. Questa palla era il suo giocattolo preferito. Un giorno la principessa lanciò la sua palla d'oro, ma non atterrò nella sua mano. Invece rotolò lontano e cadde nel pozzo. La principessa guardò mentre scompariva nell'acqua profonda e cominciò a piangere. Pianse sempre più forte, incapace di fermare le lacrime. Poi qualcuno le parlò dicendo: «Cosa c'è che non va, principessa? Piangi così tanto che persino una pietra si dispiacerebbe per te». Si guardò intorno e vide una rana che spuntava con la sua brutta testa dall'acqua. «Oh, sei tu, vecchia rana spruzzante», rispose. «Sto piangendo perché la mia palla d'oro è caduta nel pozzo». «Non piangere», disse la rana. «Posso aiutarti, ma cosa mi darai se ti riporto la palla?» «Ti darò qualsiasi cosa, cara rana», disse lei. «I miei vestiti, le mie perle e gioielli, e persino la corona d'oro che indosso». La rana rispose: «Non voglio i tuoi vestiti, perle, gioielli o la tua corona. Ma se mi amerai, se mi farai tuo amico, se mi farai sedere con te al tuo tavolino, mangiare dal tuo piattino d'oro, bere dalla tua tazzina e dormire nel tuo lettino, se mi prometti questo, scenderò e ti riporterò la palla d'oro». «Oh sì», disse lei, «prometto di darti tutto questo se mi riporti solo la mia palla». Ma dentro di sé pensò: «Che rana sciocca! Vive nell'acqua con altre rane, gracchiando, e non può essere un'amica per una persona». Dopo aver fatto la promessa, la rana mise la testa sott'acqua e tornò presto su con la palla in bocca. La gettò sull'erba. La principessa era così felice di rivedere la sua palla che la raccolse e scappò via. «Aspetta, aspetta», chiamò la rana. «Portami con te. Non posso correre veloce come te». Ma lei non lo ascoltò e si affrettò a tornare a casa, dimenticandosi della povera rana che dovette tornare al suo pozzo. Il giorno dopo, mentre stava mangiando con il re e tutti i nobili a tavola, sentì un rumore di spruzzi provenire dalla scalinata di marmo. Raggiunse la cima e bussò alla porta, dicendo: «Principessa, principessa più giovane, aprimi la porta». Lei corse a vedere chi c'era e, quando aprì la porta, trovò la rana seduta fuori. In fretta sbatté la porta e tornò a sedersi a tavola spaventata. Il re notò la sua paura e chiese: «Figlia mia, perché sei così spaventata? C'è un gigante fuori che vuole portarti via». «Oh no», rispose. «Non è un gigante, ma una rana disgustosa». «Cosa vuole la rana?» chiese il re. «Oh, caro padre, ieri mentre ero seduta accanto al pozzo nel bosco a giocare, la mia palla d'oro è caduta in acqua. Ho pianto così tanto che la rana l'ha recuperata per me, e poiché insisteva, le ho promesso che poteva essere mia amica. Ma non avrei mai pensato che potesse uscire dall'acqua. Ora è fuori e vuole entrare». Proprio in quel momento la rana bussò di nuovo dicendo: «Principessa, principessa più giovane, aprimi la porta. Non ricordi cosa mi hai promesso ieri presso le fresche acque della fontana? Principessa, principessa più giovane, aprimi la porta».
Allora il re disse: devi mantenere la tua promessa. Vai e lascialo entrare. Così lei aprì la porta e la rana saltò dentro, seguendola passo dopo passo fino alla sua sedia. Lì disse: sollevami accanto a te. Lei esitò, ma il re insistette. Quando la rana fu sulla sedia, voleva essere sul tavolo, e quando fu sul tavolo, disse: ora, avvicina il tuo piattino d'oro a me così possiamo mangiare insieme. Lei lo fece, ma era chiaro che non era felice di farlo. La rana godeva del suo cibo, ma ogni morso che lei prendeva sembrava difficile da ingoiare. Infine disse: ho mangiato e sono soddisfatto. Ora sono stanco. Portami nella tua cameretta e prepara il tuo lettino di seta così possiamo dormire. La principessa cominciò a piangere perché aveva paura della rana fredda, che non voleva toccare, e ora doveva dormire nel suo letto pulito. Ma il re si arrabbiò e disse: colui che ti ha aiutato quando eri in difficoltà non dovrebbe essere trattato male. Così sollevò la rana con 2 dita, la portò al piano di sopra e la mise in un angolo. Ma quando si trovò a letto, lei si avvicinò e disse: anch'io sono stanca, voglio dormire con te. Sollevami, o dirò a tuo padre. Allora lei si arrabbiò molto, lo sollevò e lo scagliò contro il muro con tutte le sue forze. Ora starai zitto, brutta rana, disse. Ma quando cadde, non era più una rana, ma un bel principe con occhi gentili. Per desiderio di suo padre, ora era il suo caro amico e marito. Spiegò che una strega malvagia lo aveva maledetto e solo lei poteva salvarlo dal pozzo. Il giorno dopo sarebbero andati insieme nel suo regno. Quella notte si addormentarono e la mattina seguente, quando il sole li svegliò, arrivò una carrozza trainata da 8 cavalli bianchi con piume bianche sulla testa, tutti collegati con catene d'oro. Dietro la carrozza c'era il servitore del principe, il fedele Enrico. Il fedele Enrico era stato così triste quando il suo padrone era diventato una rana che si era messo 3 fasce di ferro attorno al cuore per non farlo spezzare dal dolore. La carrozza era lì per portare il principe nel suo regno. Il fedele Enrico aiutò entrambi a salire, poi rimase dietro la carrozza, pieno di gioia perché il suo padrone era libero. Mentre viaggiavano, il principe sentì un rumore di scricchioli dietro di lui, come se qualcosa si stesse rompendo. Si voltò e chiamò: Enrico, la carrozza si sta rompendo. No, padrone, non è la carrozza. È una delle fasce del mio cuore che ho messo quando eri una rana e bloccato nel pozzo, rispose Enrico. Ancora e ancora, mentre viaggiavano, udirono rumori di scricchiolii, e ogni volta il principe pensava che la carrozza si stesse rompendo. Ma erano solo le fasce che si staccavano dal cuore di Enrico perché il suo padrone era libero e felice. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video!